nelle calde ore agostiane o agostiniane, non lo so, comunque, nelle calde ore del pomeriggio d'agosto, quando non sapevo che leggere, mi sono rifatta ai vecchi libri. Ogni tanto io prendo vecchi libri letti molti molti anni fa, di cui non mi ricordo molto bene la trama, ma mi ricordo se mi erano piaciuti o meno. Ecco, il libro che ho preso è un libro che mi ricordo mi era piaciuto molto, per più di un motivo. Anzitutto è un libro comprato di seconda mano e infatti c'è ancora l'adesivo giallo fosforescente del negozio dove l'ho comprato, Icon Books, $2, Byron Bay. E già questo me lo rende simpatico perché è un libro che comprai quando andai per la prima volta in vacanza a Byron Bay. Byron Bay era negli anni 60-70 il paradiso degli hippie in Australia. Quando io l'ho visitato negli anni 90 era ancora abbastanza paradiso, ora mi risulta sia molto meno paradiso, comunque sempre un posto fantastico. E la cosa divertente è che quando io comprai questo libro, che è intitolato Inside Mr. Enderby, non mi ero resa conto o non avevo collegato immediatamente che l'autore è un autore che in effetti è molto famoso, vi dico il nome, Anthony Burgess. Forse non vi dice molto il nome, ma è l'autore di Arancia Meccanica. Altro libro che ho letto, si capisce pochissimo dal libro perché una delle caratteristiche di Anthony Burgess era questo amore incredibile per la lingua e per la linguistica. Infatti era anche un abile linguista, insegnava linguistica, ha insegnato per diverso tempo linguistica, parlava diverse lingue, oltre a scrivere tantissimi libri. Appunto il più famoso è Arancia Meccanica, ma ne ha scritto tanti altri. Io solo a casa ne ho 5 o 6 suoi, perché a me prende così: una volta che compro un libro mi piace, allora cerco di comprarne diversi, molti dello stesso autore. Ha scritto anche libretti di musica, ha tradotto addirittura l'opera Carmen, oltre che aver tradotto anche, mi pare, l'Odissea o uno di questi libroni così. Comunque, perché mi misi a comprare tanti libri di Anthony Burgess? Perché ha una scrittura incredibilmente divertente, satirica. Sì, fa una satira molto sottile, a volte si riferisce a cose che io non conosco, allora vado un po' me le cerco. Comunque è stato bello riscoprire in questa tranquillità post-meridiana di un pomeriggio d'agosto il mio vecchio libro comprato a Byron Bay.